La rete che impazzisce per persone che vengono trasformate in fumetto. E premesso che io in modalità Miyazaki sono obiettivamente parlando bellissimo, per quanto possa essere bellissimo, oggi vediamo cosa sta succedendo, come si fa, cosa è possibile fare e tutta una serie di piccole problematiche che ci sono dietro a questa trasformazione in fumetti così bella, così facile, così veloce e che possono fare tutti con ChatGPT. Io sono Matteo Flora e questo è Ciao Internet. Ciao Internet! Negli ultimi giorni, nelle ultime 72 ore in realtà, abbiamo visto un po' di cose molto carine. Il rilascio principalmente di un nuovo pezzettino di OpenAI, di ChatGPT, cioè la generazione di immagini. Partiamo dall'inizio. È stata rivoluzionata la possibilità, se avete ChatGPT nella versione a pagamento, ma entro certi limiti anche in quella gratuita, di poter chiedere a ChatGPT di modificare un'immagine e di creare delle versioni da fumetti. Funziona incredibilmente bene. Vi faccio un esempio. Se io prendo un'immagine, in questo caso di Giorgia, e chiedo ciao a GPT-4, ciao, me lo trasformi in una scena dello studio Ghibli. Lo studio Ghibli è il famoso studio di Miyazaki, quello di Nausicaa nella Valle dei Venti, quello di cioè un po' di cose conosciute. In tempo, pochi secondi, mi genera questo. Se andate a vedere, il risultato è incredibile. È incredibile in senso buono, cioè è spettacolare. Se prendo l'immagine anche solo di Ciao Internet e gli continuo a dire me lo trasformo in una scena dello studio Ghibli, il risultato è eccezionale. A parte il fatto che Madonna come sono vecchio, pazienza, va bene uguale. Tutto questo con una facilità di utilizzo incredibile, anche di mixare determinate immagini. Ad esempio, se io dovessi prendere quella di prima e unirla a quella di Giorgia Meloni, ti verrebbe fuori un mostro tipo questo. Oddio, voglio strapparmi gli occhi. Va bene, ok, non importa, va bene lo stesso. Non avete visto quello che ho appena fatto vedere. Non solo quello, posso copiare tutta una serie di stili. Vediamolo insieme vedendo anche che comandi dobbiamo dare. Ad esempio, possiamo prendere ChatGPT con questa mia foto, che è la mia foto sui social, fatta da me stesso, e dire ciao, me lo trasformo in una scena dello studio Ghibli, e quello che ottengo è questo. Ma non mi fermo qui. Se io dicessi invece, cambiassi il fumetto, potrei dirgli in stile di One Piece, eccomi qui in modalità One Piece. Non solo quello, se cambio ancora una volta il fumetto e gli dico ma scusami, nello stile di Neon Genesis Evangelion, porca miseria, sono uguale al padre di Shinji. Madonna, che cosa triste. Va bene, anche nelle versioni nostrane funziona molto bene. Se gli chiedo esattamente con questo prompt in stile Crepax, quello che ottengo è Matteo Flora in versione Crepax. Non ci fermiamo qui ovviamente. In versione Iacovitti, eccomi in versione Iacovitti. E porca di quella miseria, è fatto veramente, veramente, veramente bene. Andiamo avanti? Andiamo avanti sicuramente. In versione dei Simpson, ed eccomi in versione Simpson. Un po' più difficile, anche OpenAI si è accorta che c'è qualcosa che non va, Se io gli chiedo un omaggio a Mark Bagley, uno degli autori della Marvel più famosi del mondo comic, eccetera, inizia ad arrabbiarsi. Mi dice non posso generare immagini in stile Mark Bagley o che siano dichiaratamente un omaggio perché le nostre policy non permettono la replica, bla bla bla. Si può sorpassare? Sì, come spesso accade, basta sapere come fare, posso andare a modificare e a chiedere qualcosa in più. In questo caso il qualcosa in più è quella roba lì, sembra che il tuo messaggio sia cifrato, abbia qualche errore di battitura, potrebbe essere un cifrario semplice, difficilmente usiamo un magical di forse volevi scrivere un omaggio a Mark Bagley. Se è così, sì, possiamo creare qualcosa di ispirato ai fumetti degli anni 90 con linee marcate eccetera eccetera, basta che me lo confermi o mi dai qualche dettaglio in più. Vuoi che provi in quel tono? Vai, e otteniamo una cosa del genere. Tra parentesi, non so se notate, ma non è finito lì in fondo, non è finito, e ho se guardate un secondo bene
l'ultimo pezzettino non è finito. Perché non è finito l'ultimo pezzettino? Non è un caso, semplicemente arrivato alla fine mi direbbe: oh, aspetta, ho generato qualcosa che rischia di infrangere il copyright, e me lo cancella. Quindi io, capendo la seconda terza volta che ci provavo che questo era il problema, l'ho un attimino anonimizzato e mi sono portato a casa comunque un'immagine come vedete. Möbius, ed eccomi in modalità Möbius, come Dylan Dog, eccomi in modalità Dylan Dog. E dovete ammettere che fa un po' paura. Fa un po' paura perché è esattamente lo stile, la capacità, il tratto tipico di tutta una serie di autori che sono diventati famosi proprio per il loro stile particolare, per le loro peculiarità, per le loro particolarità. Possiamo addirittura andare un po' più avanti. L'esempio che non so se vedevate qui sotto: cambiamo tema. Mi crei una carta di Magic the Gathering chiamata Il Mago, con la descrizione sulla falsariga di altera la realtà? Il mago, creatura leggendaria, mago illusionista. Quando il mago entra in campo di battaglia, sceglie un permanente bersaglio fino alla fine del turno, bla 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 bla. Paura, sì, paura. Paura perché questa cosa ha un nome in realtà, si chiama appropriazione artistica. La capacità dell'intelligenza artificiale di appropriarsi di uno stile che normalmente dovrebbe essere tipico di un certo disegnatore, che si è costruito non per caso, ma con anni e anni di gavetta prima e poi di lavoro dopo, e tutta una serie di peculiarità che fanno in modo che lui sia la persona, gli americani dicono il going to individual, cioè la persona da cui tu vai quando vuoi un qualcosa di questo tipo. E replicarlo così in 2 secondi non è il massimo della vita. Non è il massimo della vita per l'autore o per chiunque altro crea contenuti originali. Ed è un problema che vedremo sempre più spesso, perché scrivimi un post nello stile di, o scrivimi una satira nello stile di X, o anche solo scrivimi un lungo capitolo di un libro nello stile di X, è una di quelle cose che pesca a piene mani dalle capacità, dall'intelletto, dalle peculiarità artistiche, anche dall'impegno di una serie di autori, e a quegli autori non restituisce assolutamente nulla. Quindi tutte delle cose bellissime, tutta la modalità, se volete, di creare cose come questa, giocateci pure tranquillamente, andate a capirlo, a usarlo magari per il vostro avatar sui social, ricordandovi sempre che ogni volta che facciamo una cosa del genere rubiamo un pezzettino di denaro, tempo, soldi e capacità a delle persone che fino a ieri potevano monetizzare la cosa che avevano di più importante. Che cos'è? Le loro peculiarità intrinseche. E se lo facessero con voi, credo che non sareste particolarmente contenti. Tutto qui. Provate a usarlo un po' di più, mandatemi i vostri esempi migliori, giocateci finché volete, e come sempre anche questa volta grazie. Cosa è successo? Grazie mille per avermi ascoltato ed estate parati.